Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come ho costruito il blaster di Ray. Come sempre vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato sono qui sotto in descrizione, assieme a tutti i miei social. Prima di far partire il video vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere like al video, e se volete anche di seguirmi su Instagram. Buona visione! La prima cosa da fare è raccogliere delle immagini accurate da prendere come riferimento. Il pattern che sto usando è stato fatto da Bill Doran, trovate il link in descrizione. Sto utilizzando l'Evafoam grigio ad alta densità dello spessore di 1 centimetro. La sua caratteristica praticamente è che è molto più rigido del foam nero a bassa densità. Ho iniziato tracciando le due forme principali che compongono il blaster. L'impugnatura che è spessa 1 centimetro e la base del corpo che è larga 3 centimetri. Perciò ho tracciato 3 forme. Ho cercato di tagliare tutto al meglio possibile. L'impugnatura non mi è venuta fuori molto bene, ma poi andrò a sistemarla con il Dremel. Per le parti più difficili non mi è bastato il taglierino e mi sono aiutata con un bisturi. E sì, in alcuni punti ci sono andata proprio di cattiveria. Nel mezzo ho lasciato uno spazio per questo bastoncino di legno, che mi aiuterà a mantenere in forma il blaster. Ho incollato insieme i pezzi con il mastice e mi sono aiutata con un pezzettino di foam a spalmare la colla in maniera uniforme. Per le zone un po' più piccole da incollare ho preferito usare l'adesivo istantaneo, che è molto più potente del mastice. Poi per coprire la parte dell'impugnatura ho incollato sopra una forma di foam di spessore 2 mm. Con il foam grigio da 1 centimetro ho tagliato le due forme che andranno ad aggiungersi al manico. Con il bisturi ho tagliato in maniera grossolana anche il grilletto. Prima di procedere oltre ho smussato i bordi con il Dremel, tenendo presente le immagini di riferimento. Ho sistemato tutte le imperfezioni e ho dato una forma arrotondata ai dettagli sull'impugnatura. E anche la base che è arrotondata da tutti i lati. Prima ho utilizzato la punta munita di carta vetrata e poi con la punta di pietra per lisciare tutta la superficie. Ho tolto la polvere con l'aspiratore e poi una passata leggera con la pistola termica per bruciare i residui.
Ho incollato il grilletto con la super colla e i dettagli con il mastice. Dopodiché, guardando le foto, ho segnato i vari dettagli. Le linee le ho prima incise con il bisturi e poi con la pistola termica ho aperto le fessure. In questo modo si possono creare dei dettagli molto convincenti, a parer mio. Poi ho aggiunto un altro piccolo dettaglio con il foam da 2 mm. Per realizzare la canna della pistola ho deciso di usare un rotolo di cartone dello Scottex perché fatalità aveva la misura perfetta. L'ho chiuso alle estremità con del foam di spessore 5 mm. E poi l'ho arrotolato intorno del foam da 2 mm. Sempre con lo stesso EvaFoam ho fatto anche i dettagli aggiuntivi e poi ho fatto le linee con la modalità di prima. Qualche altro dettaglio con il foam da 2 mm ed il gioco è fatto. I dettagli sono tutto per me. E a proposito di dettagli, per tutte le viti ho usato delle viti vere, recuperate qui e là. Sono quasi tutte diverse in modo da creare dei dettagli più interessanti. E dato che sono autofilettanti, non ho fatto altro che creare l'invito e avvitarle con il rispettivo cacciavite. Per fare la seconda canna, più piccola, ho usato un semplice rocchetto da cucito. Sì, proprio un rocchetto da cucito. Fortunatamente aveva la misura giusta. Come vedrete ho aggiunto delle piccole strisce di foam. Poi l'ho incollato con un po' di spessore di 5 mm e ho fatto gli ultimi dettagli sulla canna più grande. Prima di dipingere ho utilizzato il Flexbond come primer diluito con qualche goccia d'acqua e ho applicato 5 strati. Poi con l'acrilico spray sono partita da una base nera. Dopodiché ho fatto un po' di sfumature con l'acrilico argento metallizzato e ho dato il tocco finale con il Goldfinger, che è praticamente una pasta metallica che si può applicare con le dita o con un panno.
L'effetto finale è formidabile, sembra davvero metallo. Ho ripassato le parti nere con il pennello e infine sulla punta ho fatto delle sfumature marroni e blu per dare l'idea che sia stato già utilizzato molte volte. Dopotutto questo blaster prima di essere di Rey apparteneva al mitico Han Solo. Questo è il risultato finale. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato di ispirazione. Vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato sono qui sotto in descrizione. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram o qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Grazie mille per aver visto il video. Ci vediamo presto!